Mi voleva insegnare che un artista deve seguire la magia, che è una specie di approccio anarchico al momento in cui senti di dover fare qualche cosa. Allora questo non è uno specchio, ma è una magia. Scena 4, take 1. Io sono Fulvio Ferrari e sono un vecchio collezionista e scopritore. Oggi parliamo di uno specchio di Ettore Sottsass disegnato nel gennaio 1960 per la Galleria Il Sestante di Milano. Siamo a Torino, nel Castello del Valentino, dove Ettore Sottsass si è laureato nel 1939. Questo luogo è molto speciale perché qui ovviamente ha insegnato Carlo Mollino, che Sottsass ha conosciuto, e questo ci dice che anziché essere interessato ai calcoli, alle costruzioni, alle progettazioni razionaliste, ha invece un interesse molto più spiccato verso tutto quello che noi oggi consideriamo arte, diciamo così, in senso lato. Molto volentieri, anziché venire in questo luogo a studiare l'architettura, scappava nello studio di un amico del suo papà, che si chiamava Spazzapanghi, che era un pittore piuttosto famoso e molto bravo nel colore. Lì lui impara le regole appunto del colore che poi userà per tutta la sua vita fino all'invenzione di Memphis, quindi l'invenzione di questi mobili che sono straordinariamente colorati. Usa in questo caso, nello specchio che stiamo guardando, usa una struttura molto quieta, molto calma, perché il disegno della cornice è qualcosa che lo interessa fin da subito. Produce delle vere e proprie pitture a olio e lui stesso disegna le cornici dei suoi quadri. Questa sua piccola, meravigliosa opera del 1953 disegna la cornice, e questa cornice è molto simile a quello che poi farà, però la composizione del tutto è sempre questa composizione dove le linee, i volumi, le griglie, qui siamo 5 anni più tardi, 1960, in un mobile molto famoso. Nel 60 Sottsass disegna e realizza una mostra intera dedicata soltanto agli specchi. Questo è il disegno originale datato 15 gennaio 1960, che ci dimostra l'importanza che l'architetto dà al proprio lavoro, perché la tavola di disegno in scala 1:1 originale è questa. Usa la china, usa il lucido, però la sua passione, diciamo, è quella dell'arte, quella del colore. Questi sono i lavori che lui fa, che ci fanno vedere come appunto lui abbia un interesse per il cubismo, per i colori dei fauve. È sempre un suo elaborato in qualità di allievo, 1938, e questo ci fa capire come questo protagonista dell'architettura sia stato capace di inserire nell'architettura non soltanto quello che noi chiamiamo design oggi, ma tutto quello che invece è un afflato artistico. Il suo amico Spazzapang diceva, e lo riporta Sottsass stesso, che l'arte è una magia. L'arte ovviamente non ha spiegazione, non ha un momento in cui nasce l'arte, e questo specchio può essere quindi considerato una magia più che un oggetto di design.